Benvenuti a un viaggio che sfida le convenzioni. Un'esplorazione nelle profondità di teorie che osano guardare oltre la storia ufficiale. Oggi ci immergeremo nel mistero dei cosiddetti monaci neri, non nella loro accezione storica di monaci benedettini, ma in quella più enigmatica e controversa che li lega a narrazioni alternative sull'origine dell'umanità e al ruolo enigmatico della Luna. Se siete pronti a mettere in discussione ciò che credete di sapere e ad aprire la mente a prospettive senza censura, allora questo documentario è per voi. Esploreremo come queste figure, spesso avvolte nel simbolismo del nero, possano essere considerate custodi di conoscenze antiche e occultate, connesse a forze che operano nell'ombra e che hanno plasmato il nostro mondo in modi inimmaginabili. Quando sentiamo parlare di monaci neri, la mente corre subito ai monaci benedettini, figure storiche la cui influenza sulla cultura e la religione occidentale è innegabile. Il loro abito scuro, simbolo di umiltà e distacco dal mondo, ha dato origine a questa denominazione. Tuttavia, nell'ambito dell'esoterismo e delle teorie del complotto, il termine assume connotazioni ben diverse, indicando entità o gruppi la cui esistenza e i cui scopi sono avvolti nel mistero, spesso con un'agenda nascosta che trascende la comprensione comune. Il colore nero in questi contesti non è solo una scelta cromatica, ma un potente simbolo. Rappresenta l'ignoto, le profondità inesplorate della conoscenza, il regno dell'occulto e del non manifestato. I monaci neri esoterici sono spesso raffigurati come custodi di antiche verità, di una saggezza primordiale che è stata deliberatamente celata o dimenticata dalla storia ufficiale. Questa conoscenza, si dice, riguarda non solo le leggi universali, ma anche le vere origini dell'umanità e il ruolo di forze cosmiche nella nostra esistenza. Essi sarebbero i detentori di segreti che potrebbero alterare radicalmente la nostra percezione della realtà, mantenuti nascosti per ragioni che vanno dalla protezione dell'umanità stessa, alla manipolazione e al controllo. Ma chi sono esattamente questi monaci neri nell'immaginario esoterico? Sono esseri fisici, entità spirituali, o forse archetipi di forze cosmiche? Le teorie variano. Alcuni li descrivono come antichi ordini segreti, simili a quelli descritti in certe narrazioni gnostiche o ermetiche che operano dietro le quinte della storia. Altri li vedono come entità non umane, magari di origine extraterrestre o interdimensionale, che hanno interagito con l'umanità fin dalle sue origini. La loro influenza, secondo queste teorie, si estenderebbe su vari aspetti della società, dalla politica alla religione, dalla scienza alla cultura, plasmando il corso degli eventi in modi sottili ma profondi. La loro presenza sarebbe percepibile attraverso simboli, codici e narrazioni che solo una mente sveglia può decifrare. Al centro di molte di queste teorie esoteriche e complottistiche troviamo la Luna. Il nostro satellite naturale, così familiare eppure così misterioso, è da sempre oggetto di venerazione, miti e speculazioni. Ma per le teorie che stiamo esplorando, la Luna non è semplicemente un corpo celeste inerte, è un attore chiave in un dramma cosmico che riguarda l'umanità e le sue origini. Una delle teorie più audaci e ricorrenti è quella della Luna artificiale. Questa ipotesi suggerisce che la Luna non sia un corpo celeste formatosi naturalmente, ma una struttura cava, forse un'antica astronave o una base costruita da civiltà avanzate. Autori come Lucio Tarzariol, nel suo libro I segreti della Luna, dai I Celesti, Pitris, attraverso grigi e draconiani, fino ai Black Monks, i monaci neri, esplorano questa possibilità.
suggerendo che la Luna sia stata posizionata strategicamente per influenzare la Terra e i suoi abitanti. Questa teoria trova riscontro in alcune anomalie scientifiche, come la densità insolitamente bassa della Luna o la sua orbita perfetta, che permette eclissi totali di Sole, eventi considerati da alcuni troppo precisi per essere casuali. Secondo queste narrazioni, la Luna artificiale potrebbe avere diverse funzioni nascoste, da un osservatorio per monitorare la Terra, a un dispositivo per stabilizzare l'asse terrestre, o persino un meccanismo per influenzare le maree, il clima ed in ultima analisi la coscienza umana. Alcune teorie arrivano a ipotizzare che la Luna sia una sorta di prigione o trasmettitore che modula le frequenze energetiche che raggiungono la Terra, limitando il potenziale umano o controllando la nostra percezione della realtà. L'articolo Black Monks, The Moon Conspiracy and the Origin of Mankind su anomalien.com fa eco a queste speculazioni, parlando di composti sconosciuti sulla superficie lunare e di scoperte nascoste che potrebbero rivelare la vera natura del nostro satellite. Le teorie esoteriche spesso collegano la Luna a diverse entità extraterrestri o interdimensionali. I Pitris, menzionati da Tarzariol, sono figure che provengono da antiche tradizioni induiste e buddiste, spesso descritti come antenati celesti o esseri spirituali che hanno contribuito alla creazione o all'evoluzione dell'umanità. In questo contesto esoterico potrebbero essere visti come i primi architetti o guardiani della Luna. I grigi e i draconiani sono figure più comuni nell'ufologia e nelle teorie del complotto moderne. I grigi sono spesso descritti come esseri piccoli, con grandi teste e occhi scuri, noti per i rapimenti e gli esperimenti genetici. I draconiani, invece, sono presentati come una razza rettiliana, antica e potente, che avrebbe avuto un ruolo dominante nella galassia e che, secondo alcune teorie, avrebbe influenzato o controllato l'umanità fin dall'antichità. La connessione tra queste entità e la Luna suggerisce che il nostro satellite possa essere stato, o sia tuttora, una base operativa o un punto di transito per queste civiltà, da cui esercitano la loro influenza sulla Terra. Se la Luna è un corpo celeste enigmatico e i monaci neri sono custodi di conoscenze occulte, allora è inevitabile che queste teorie si intreccino con le narrazioni sull'origine dell'umanità. Le storie che ci vengono raccontate sulla nostra nascita come specie sono molteplici, ma quelle esoteriche propongono scenari radicalmente diversi da quelli accettati dalla scienza o dalla religione tradizionale. Molte teorie alternative suggeriscono che l'umanità non sia il risultato di una lenta evoluzione naturale, ma piuttosto il prodotto di un intervento esterno. Questo intervento potrebbe essere stato di natura divina, come nelle antiche mitologie che parlano di dei creatori, o di natura extraterrestre, come sostenuto da autori come Zecharia Sitchin con la sua teoria degli Anunnaki e del pianeta Nibiru. Sitchin, nei suoi libri come Il 12° pianeta, interpreta testi sumeri antichi, come la cronaca di esseri alieni che avrebbero manipolato geneticamente l'Homo erectus per creare l'Homo sapiens, utilizzandolo come forza lavoro per l'estrazione di risorse. Sebbene Sitchin non parli direttamente di monaci neri, il suo lavoro si inserisce nel filone delle narrazioni alternative che mettono in discussione l'origine convenzionale dell'uomo. In questo contesto, i monaci neri potrebbero essere visti come gli intermediari o i custodi di queste antiche conoscenze sull'intervento alieno. Potrebbero essere coloro che hanno preservato i veri resoconti della nostra creazione, o che addirittura hanno partecipato a questi processi, operando come ingegneri o sorveglianti dell'evoluzione umana. La loro natura nera potrebbe simboleggiare il fatto che queste verità sono state deliberatamente oscurate o che la loro conoscenza è accessibile solo a pochi iniziati. La Luna, in queste narrazioni, assume un ruolo cruciale. Se è artificiale o controllata da entità esterne, potrebbe essere stata utilizzata come un catalizzatore per l'evoluzione umana,
o, al contrario, come una prigione evolutiva. Alcune teorie suggeriscono che la Luna emetta frequenze o energie che influenzano il DNA umano, accelerando o rallentando il nostro sviluppo. Altre ipotesi, più estreme, la vedono come un meccanismo di controllo che impedisce all'umanità di raggiungere il suo pieno potenziale spirituale o tecnologico, mantenendoci in uno stato di ignoranza o sottomissione. I monaci neri, in questo scenario, potrebbero essere i guardiani di questo sistema, o coloro che cercano di liberare l'umanità da queste influenze. Abbiamo esplorato un territorio dove i confini tra storia, mito, esoterismo e cospirazione si fanno labili. Le teorie sui monaci neri e la Luna come attori chiave nelle origini alternative dell'umanità sono affascinanti, ma è fondamentale approcciarle con discernimento. Come abbiamo visto, queste narrazioni si basano spesso su interpretazioni non convenzionali di testi antichi, su anomalie scientifiche non spiegate o su testimonianze di contattisti e ufologi. È essenziale mantenere un approccio critico quando si affrontano argomenti di questa natura. La mancanza di prove scientifiche o storiche verificabili non invalida automaticamente una teoria, specialmente in un contesto dove si ipotizza una deliberata occultazione delle informazioni. Tuttavia, è altrettanto importante distinguere tra ipotesi speculative e fatti accertati. L'invito a una mente sveglia non significa accettare acriticamente ogni affermazione, ma piuttosto esplorare con curiosità, mantenendo un sano scetticismo e la volontà di cercare risposte da molteplici prospettive. Per coloro che desiderano approfondire queste tematiche, oltre a Lucio Tarzariol e Zecharia Sitchin, esistono altri autori e opere che esplorano le connessioni tra esoterismo, luna e origini umane. Tra questi possiamo citare David Icke. Con le sue teorie sui rettiliani e il controllo globale, spesso include la Luna come parte di un sistema di controllo della realtà. Le sue opere come Il più grande segreto esplorano ampiamente queste connessioni. Erich von Däniken, pioniere della teoria degli antichi astronauti, i suoi libri come Carri degli Dei hanno influenzato generazioni di ricercatori di misteri, suggerendo che civiltà extraterrestri abbiano visitato la Terra in passato e influenzato lo sviluppo umano. Elena Blavatsky, fondatrice della teosofia, le sue opere come La dottrina segreta contengono vaste cosmologie e narrazioni sull'evoluzione spirituale dell'umanità e sul ruolo di corpi celesti e gerarchie spirituali. Sebbene non parli esplicitamente di monaci neri in questo contesto, la sua visione di maestri nascosti e di conoscenze antiche si allinea con l'idea di custodi di verità occulte. Questi autori, pur con approcci e conclusioni diverse, condividono la volontà di esplorare narrazioni che vanno oltre il paradigma dominante, offrendo spunti per una riflessione più ampia sulla nostra storia e sul nostro posto nell'universo. Il viaggio attraverso le teorie esoteriche sui monaci neri, la Luna e le origini alternative dell'umanità ci conduce ai confini del pensiero convenzionale, là dove la scienza tace e il mistero inizia a parlare. Che si tratti di antichi ordini occulti, di entità extradimensionali o di un satellite artificiale che orbita sopra le nostre teste da eoni, ogni frammento di questa narrazione ci invita a sollevare il velo della realtà ordinaria per contemplare l'invisibile. La verità in questi ambiti si muove tra i margini del mito, della leggenda e della speculazione. Ma è proprio in questa tensione, tra ciò che è noto e ciò che è nascosto, che si accende il fascino dell'esoterismo. In questa narrazione abbiamo accostato la Luna a una possibile verità occultata e i monaci neri a quegli archetipi, o forse entità, che abitano i confini della coscienza, dell'energia sottile, dell'inconscio collettivo. Forse non sapremo mai con certezza se si tratta solo di riflessi psichici, proiezioni ancestrali, oppure di realtà interdimensionali che osservano l'umanità da tempi immemori. Ma una cosa è certa:
nessun cammino verso la conoscenza profonda può evitare il confronto con la propria ombra. E i monaci neri, sotto questo aspetto, non sono solo figure enigmatiche, sono simboli potentissimi del limite e della possibilità di superarlo. La ricerca della verità è un sentiero individuale, disseminato di dubbi, intuizioni e svolte inattese. Ogni passo, anche il più controverso, può illuminare un angolo oscuro della nostra comprensione. Sta a noi scegliere se restare immobili o avanzare. Se questo viaggio vi ha affascinato, vi invitiamo a iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciare nei commenti le vostre riflessioni. Il sapere cresce solo se condiviso. Ci vediamo nel prossimo episodio.